sempre della serie 1000 colori con il punto Granny che ha sapore di antico, appunto ricorda i lavori delle nonne e soprattutto dà la possibilità di dare un po' di colore all'inverno. Comunque di gran moda per le borse, per i cappelli, per i cappottini, per gli scialli. A proposito, l'ultimo video, lo scialle ha avuto veramente successo e soprattutto lo metto tanto volentieri. Comunque, torniamo a noi. Ho pensato di fare un cappello, quindi ho montato 100 catenelle. Ho fatto solo il primo giro. Per darvi un'idea, volevo fare un cappello, quindi fare la solita fascia, il top e poi un pochino di tesa. Siccome ho capito che perlomeno per il mio gusto i cappelli mi piacciono abbastanza sagomati, farò poi una fascia rigida per tenere il cappello tondo. Non mi piacciono flosci, non sono cappelli ma sono berretti e stanno bene sulla neve, non sono minimamente donanti secondo me. Comunque, vi prendo la misura perché parliamo sempre di centimetri, perché dipende sempre dalla lana che usate. Io sto usando Perfetto, che è un acrilico 50%, però veramente al tatto sembra lana, è super morbido. Ho dei colori fantastici rimasti dallo scialle e quindi farò questa fascia col punto Granny e poi il fondo, la tesa e il top. Ecco, qui abbiamo 29, quindi sarà 58. Bastano anche 56 centimetri perché io ho un po' il capoccione, poi ripeto, mettendo la fascia rimarrà un pochettino più stretto comunque. Allora, che facciamo? Mettiamo, nel caso mio ho messo 100 catenelle, comunque voi misurate col centimetro che diano una circonferenza di 58 maglie, 56, misurate la vostra testa, la circonferenza, e ho fatto un giro di maglia alta. Ho chiuso e ho cominciato il primo giro. Come al solito andiamo avanti con diciamo il punto Granny. Come vedete qui non ci sono angoletti, quindi è estremamente semplice. Chiuderò con con una maglia bassissima e cambio colore. Vi faccio vedere, ma la lavorazione la conoscete credo abbastanza. Saltiamo 3 punti di base, una catenella, 1 2 3, sul quarto punto facciamo un nuovo set e andate avanti così per tutto il giro. Vi faccio vedere poi di nuovo come cambiare colore, anche se ormai l'avrete imparato a memoria. In ogni caso cercate di scegliere colori allegri, ovviamente. Col fondo nero più allegri sono meglio è. Andiamo avanti, facciamo tutto il giro e poi vi faccio vedere gli altri stadi di avanzamento, ma comunque farò 8-10 centimetri prima di cominciare con il top. Allora, ecco, abbiamo finito il primo giro di Granny. Allora, vi faccio vedere di nuovo come si cambia il filo.
anche se ormai avrete la nausea. È la cosa un pochettino più laboriosa di questo tipo di lavoro. Chiudete con una cappiola come si fa normalmente, scegliamo un po' un colore insieme, che ne dite? Il fucsia oppure andiamo sul verde e poi mettiamo altre sfumature di verde. Diciamo non è un fucsia, è un arancione questo. Facciamo questo, poi vediamo come proseguire senza fare il nodo, perché non serve. Prendete una maglia, cappiola, tirate dentro la prima catenella con tutti e due i capi e poi proseguite così. 2, 3. Ecco, facciamo i 3 qui in questo spazietto, poi vediamo come ovviamente vanno nascoste tutte le codine, quello che porta via tempo. Questa si è infilata dentro, ma ecco, è quello che porta via tempo, soltanto nascondere le codine. Io lo faccio sempre con l'ago, credetemi, riescono sempre fuori col l'uncinetto. Provare per credere. È una soluzione momentanea. Allora, sto continuando con il punto granny, una catenella, perché è come se fosse il lato, non c'è angolo qui. Proseguiamo con il punto granny con gli archetti, faccio il secondo giro, mi porto avanti di qualche giro e poi vi faccio vedere come rifinirò la fascia e intanto preparo anche la fascia libera, così la fascia rigida di feltro che voglio mettere sotto. Procuratevi intanto del feltro cartonato, che sarebbe quello da 3 mm. Proseguiamo col lavoro e poi ci aggiorniamo per lo stato di avanzamento. Allora, ecco, ho fatto 1 2 3 4 5 giri, alternando dei colori che mi piacevano e adesso, come ho fatto all'inizio, vorrei fare una fascia nera. Non posso andare a fare direttamente la maglia alta perché si vedono tutti i punti e quindi è assolutamente disuguale sopra e sotto. Allora sto facendo così 3 maglie catenella, una maglia bassa, in maniera che preparo poi l'ultimo giro di rifinitura. Spero di essere stata chiara, altrimenti poi ve lo rispiego. Se faccio la maglia alta direttamente sui ventaglietti viene una cosa del genere, sono visibili tutti i punti, perché voglio che capiate, perché faccio delle scelte anziché altre, quindi è molto diversa rispetto alla prima fascia che fa un po' da rifinitura. Per questo, per ovviare a questo, sto facendo 3 catenelle, una maglia bassa tra un ventaglietto e l'altro e poi farò un giro di maglia alta di rifinitura che vi farò vedere in maniera che venga più simile al lato iniziale possibile.
Vi faccio vedere anche come ho preparato la fascia e quello che serve. Questa è sembra una cosa ovvia, ma non lo è. Io non avevo proprio tantissimo feltro, quindi ho dovuto fare un'aggiunta. Questo vi dà la possibilità, ripeto, non mi piacciono moltissimo i cappelli flosci, li trovo poco donanti, poi succede che prendono una forma strana, invece un minimo di rinforzo gli dà un effetto molto più carino. Dovete procurarvi del feltro da 3 mm, non il feltro quello tradizionale tipo Vanno Lenci, che è veramente ehm, floscio, ma quello da 3 mm vi rinforza il lavoro e vi dà la possibilità di avere il cappello morbido sulla testa, perché aderirà soltanto la fascia. Poi il top lo facciamo senza ehm, supporto interno, e poi facciamo la nostra tesina anche un pochino morbida. Questo è il lavoro che vorrei fare. Proseguo, devo ancora fissare tutti i fili. Allontano un po' l'immagine che forse si vede meglio. Ecco qui. Adesso proseguo con questo giro e successivamente faccio il giro di maglia alta. Vi faccio vedere quando la fascia è terminata. Tanto comunque dovrò iniziare la calottina, sia la calottina che la tesa la faccio nera. Ho preso 3 gomitoli, saranno più che sufficienti, penso ne bastino 2. Comunque vi darò poi alla fine la lana che serve. Lavoro con l'uncinetto numero 3,5, e ripeto, è l'acrilico perfetto, abbastanza sostenuto. Vado avanti e poi vi faccio vedere. Allora, ecco qua, ho finito la fascia, vedete, così è simile, benché un giro nero sia fatto all'inizio e uno alla fine, comunque non sono diversi, risultano come 2 rifiniture. Vi faccio vedere appoggiata sulla fascia di feltro l'effetto che ha. Ovviamente dà una forma un pochino più rigida al cappello. Poi farò la calotta chiaramente sopra e la tesina, la tese da quest'altra parte. Vorrei farla un pochino dritta. Non penso che ci sia bisogno di supporto dalla parte del viso. Ecco, credo che si veda bene, non ha bisogno di supporto, quindi verrà un cappellino piuttosto non lo so, poi vediamo se sarà necessario qualche decorazione, ma non credo. La fascia così colorata sul fondo nero è molto graziosa. Proseguiamo col lavoro e adesso inizio la calotta piatta, chiaramente. Ecco, allora sto facendo la calotta così come vi ho spiegato. Coprirò la parte superiore della fascia che vi ho fatto vedere. Il diametro è circa 20, 19 diciamo, e
comincio con le solite 4 catenelle con lo schema che vi ho condiviso tante volte. Quindi il primo giro si aumentano tutte le maglie. Diciamo che iniziamo da 12 maglie basse, poi aumentiamo tutte le maglie, poi una sì una no, deve rimanere piuttosto piatta. Proseguiamo adesso fino ad avere un diametro di 20 centimetri, appunto, perché deve coprire tutta la parte sopra della fascia semi rigida. E poi vi farò vedere come rifinire. Ecco, diciamo che il lavoro scorre veramente tanto perché continuo ad utilizzare un uncinetto 3,5. Diciamo che forse per la tesa, per la parte che dovrebbe venire veramente più rigida, utilizzerò un mezzo punto in meno. Deciderò poi con la man mano che lavoro, secondo la lavorazione, chiaramente utilizzando un uncinetto più piccolo avremo un lavoro più stretto, un po' più rigido. Come io vi ho sempre detto, decido man mano che lavoro, perché ecco, questo cappellino non l'ho mai fatto, l'ho pensato adesso con voi perché mi piace molto il granny e sto facendo tutta una serie di lavori. Poi mi piacerebbe fare anche uno scaldacollo, quindi questo, dopo lo scialle che mi piace molto, è il secondo della serie in questo punto. Ho già fatto un paio di borse, le trovate sul mio canale, anche perché è una lavorazione veramente di gran moda, tornata di gran moda. Allora, io sto continuando con il quinto giro, proseguo nella lavorazione fino a 20 centimetri di diametro e poi vi faccio vedere lo stato avanzamento del lavoro. Magari già potremo applicare la calotta alla fascia. Allora, siamo ad attaccare, ecco, la calotta. Vi dico i giri che ho fatto, anche se ripeto, quello che conta sono i centimetri, come ho detto, 19 di diametro. Il primo giro di maglie basse, poi 1 2 3 4 5 6 e 7 giri di maglia alta. Allora, per cucire sto lasciando inserita la fascia, perché mi mantiene il lavoro più teso. Ecco, prendiamo una maglia da una parte e una maglia dall'altra. Sto utilizzando, come vedete, il lago senza punta, che consiglio vivamente ogni volta che dovete cucire la lana e volete evitare di spaccare il punto, perché questo passa tra un punto e l'altro praticamente, estremamente comodo e preciso. Allora, proseguiamo così, vi faccio vedere come viene un lavoro pulito. Io credo che così potete vederlo bene ingrandito. Io preferisco, non lo so, l'ago sistema tante cose, per cui tante cose io preferisco farle con l'ago.
Allora proseguite così per tutta la circonferenza, prendete tutte le maglie anche per la regolarità del punto, più o meno, tanto le maglie non le ho contate ma sono le stesse, regolatevi, così viene un punto regolare e assolutamente non si vede la cucitura, che ovviamente sto facendo con la lana, non con il filo in questo caso. Ecco, proseguite ad attaccare la calotta e poi cominceremo con la nostra tesa tutti intorno, perché altrimenti viene proprio un tamburello senza nessuna tesina. Volevo fare poi anche uno scaldacollo così con il punto Granny, perché è una serie veramente carina, graziosa. Ok, proseguiamo, poi vi faccio vedere lo stato di avanzamento. Allora, ecco qui, vi faccio vedere applicato il top, che la cucitura è assolutamente regolare, quindi una maglia da una parte e una maglia dall'altra, ve la faccio vedere così. Viene bene. Certo, se voi preferite fate la calotta e poi partite con la fascia. A me piace di più così netta la divisione, però io vi faccio vedere come faccio io, ma è un modello di cappellino che potete fare anche in altro modo. Mi piace così sagomato, e l'idea di mettere la fascia di feltro lo rende più, diciamo, semi rigido, più donante secondo me. Comunque proseguiamo, adesso farò la tesina, vediamo se preferisco farla piatta o arrotolata, che è anche molto graziosa. E, vado avanti con la lavorazione e poi vi dico. Allora, ho quasi finito. Vi do uno schema, ma super semplice per fare la tesi, perché si aumenta soltanto in 2 giri. Io qui ho voluto superarmi, ho messo anche un fin di ferro, dei fil di ferro di quelli d'alluminio, quindi non molto pesanti, nell'ultimo giro. E comunque fidatevi, è estremamente facile, dà la possibilità ovviamente di piegare un po' la tesa del cappello così come vi piace, nell'ultimo giro a maglia bassa. Proseguiamo, vi dico bene come fare gli aumenti. Allora, raccogliete le maglie chiaramente, perché sarà l'inizio, quindi fate un primo giro di maglia bassa, poi il primo giro della lavorazione lavorate 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento. Per aumento intendo 2 maglie nello stesso foro. Diciamo che non sembra una cosa trascendentale come aumento, però vi assicuro che vi dà questo aspetto piatto. Poi lavorate 2 giri lavorati senza nessun tipo d'aumento, e un giro finale dove, se volete, soltanto se vi piace, inserite un fil di ferro. Potete trovare tutte le tensioni, le dimensioni e le tensioni del filo di ferro, più grande, più piccolo, colorato, nei banchi che vendono
perline, accessori per la bigiotteria. Se non ne avete uno vicino, potete provare dai cinesi che hanno le varie dimensioni. Ovviamente più è grosso il fil di ferro e più è forte, non va bene per questi lavori, serve qualcosa che sia molto pieghevole. Ho trovato per caso, ma ce l'avevo in casa, questo d'alluminio che serve normalmente per la bigiotteria, nero addirittura, quindi si mimetizza ancora meglio. Comunque, non pensate minimamente che sia difficile, perché le cose difficili non le condivido, anche perché non sono all'altezza. Questa è un'idea carina che vi dà l'idea di un cappellino lavorato, con un supporto. Non mi piacciono queste cose sformate che si trovano sul web, non sono modelli che piacciono a me. Ovviamente, come è normale che sia, io condivido quello che piace a me e spero di incontrare anche i vostri gusti. Poi volevo, sempre a questa serie, appunto aggiungere uno scaldacollo, vedremo che mi viene in mente. Comunque sono abbastanza soddisfatta. Faccio l'ultimo giro, vi faccio vedere come inserisco il fil di ferro, perché non ha proprio niente di difficile. Prendo la maglia bassa, inserisco e chiudo così sul fil di ferro, maglia bassa e chiudo così. Piano piano proseguite nel lavoro e nascondete il fil di ferro. Questo è anche grosso, ripeto, è qualcosa che avevo in casa e che ho comprato in questi banchi che vendono bigiotteria, perline, come avete visto. Io sono un'appassionata da sempre, quindi ho materiale di tutti i tipi. Me lo sono trovato nero, quindi era proprio l'ideale. Ma pure se andate in ferramenta, prendete il fil di ferro, quello sottile, spiegate a cosa vi serve, a rinforzare un cappello, a rinforzare, spiegategli proprio quello che dovete fare e vi consiglieranno, perché non deve essere chiaramente molto pesante, non è che dovete reggere dei tubi di ferro. Quindi proseguite nell'ultimo giro. Ovviamente poi prenderò bene la misura e chiudo il fil di ferro, lavoro sulla giuntura, perché questo chiaramente farò una piccola giuntura piegando i due lembi. Allora proseguo, magari vi faccio vedere, ecco, come copro la giuntura alla fine. Adesso proseguo per il giro perché è un pochino lunghino, visto che non lavoro velocemente per coprire bene il fil di ferro. Mi è capitato di comprarli questi col fil di ferro, aiuta molto a piegare la tesa così come vi piace. Allora ecco come vi faccio vedere. Certo non è una cosa che va nascosta, verrà nascosta lavorandoci sopra, chiaramente, anche perché non è sottilissimo. Magari voi sarete più brave e troverete un fil di ferro più sottile. Questo, come vi ripeto, lo avevo a casa, non ho comprato nulla. Allora continuiamo a fare la maglia bassa finale. Ho preso le misure, chiaramente regolandomi le misure finali. Proseguo nel tentativo di nascondere tutto, speriamo di riuscirci.
ve lo ripeto, è la prima volta che faccio questa cosa, perché io non difficilmente creo un modello prima e poi ve lo ripeto, non sono così brava, lo invento insieme a voi e quindi qualche volta vedrete anche gli errori che si fanno. A furia di fare errori poi si torna indietro, si riprova, si trova un'altra soluzione, è l'unico modo per imparare. Personalmente non riesco molto bene a copiare per filo e per segno, quindi io mi auguro di darvi, ecco, degli spunti e poi ognuno secondo le proprie capacità fa alcune modifiche. Allora proseguiamo, vediamo di nascondere il più possibile. Non è proprio una perfezione, però diciamo che magari lo faremo capitare dietro. Ripeto, è ovvio che voi, se riuscite a trovare, come sono certa, un fil di ferro più sottile, questo non succederà. Questa, diciamo, è la codina. Manderemo poi indietro questa con con l'ago. Ecco, ve la faccio vedere, spero che sia visibile, cerco di avvicinarla il più possibile. Ecco, ecco, ho ingrandito bene l'immagine. Questa è la parte che ho piegato per l'aggiunta, quindi si vede ma proprio un'inezia, perché questo oltretutto è nero. Ovvio che adesso, ecco, la metto a fuoco un pochino più distante per farvi vedere bene tutto. Allora rimane inserita la fascia, quella di feltro, che ovviamente adesso mi preoccuperò di fissare con dei puntini nascosti, questa volta con il filo che rimane completamente nascosto. Poi faccio il video e ve lo condivido. Mi piacerebbe accostare a questo da poter portare con un total black con soltanto questi colori che sono veramente splendidi, uno scaldacollo, una fascia, un anello scaldacollo, non di quelli da mettere doppi, ma con i profili sempre neri. Diciamo che ce lo vedo con un completino così. È molto molto carino questo cappellino, questi rinforzi da tenere presente, anche perché quello che intendo dire è che se volete un cappellino floscio, perché a voi piace il classico cappellino anche a cloche, all'uncinetto, non lo vedo mai così come lo vorrei io. Invece questo sistema mi piace, mi dà proprio l'idea del cappello curato nei dettagli e soprattutto supportato da un supporto interno. Ecco, diciamo che mi piace. Spero, ripeto, questi sono i miei gusti. Spero di incontrare i vostri facendo queste cose. Comunque adesso lo finisco, si tratta soltanto di mettere qualche punto con il lago e il filo nero e poi faccio il video e lo condivido. Buon lavoro!
Allora, il lavoro è di grande soddisfazione, vi assicuro, ultra semplice. In linea di massima calcolate una striscia di 60 centimetri, che ovviamente viene piegata, quindi regolatevi sempre con i centimetri, perché non so, non vi leggo come tipo di lana. Ecco, ho creato strisce multicolore come coordinate col cappello, veramente un insieme molto carino. Questo cappello sembra realizzato, diciamo, da professionisti, invece è ultra semplice con il trucchetto del feltro sulla fascia e il filo di alluminio, il filo di ferro inserito nell'ultimo giro. Allora, vi conto i giri perché quello può essere importante per regolarvi. Comunque non è proprio un quadrato. Vi do bene i centimetri, e quindi abbiamo 34, quindi 70 per 25, 26. Potete farla anche se è meno rigida, più alta, perché viene quasi arrotolata, un po' piegata come collo. Rimane abbastanza comodo, potreste anche farlo più stretto. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quindi tenetevi appunto intorno ai 20. Ho fatto due giri all'inizio, che sarebbero questi, e poi alla fine ho fatto come vi ho fatto vedere dal cappello, sul cappello, perché altrimenti si vedono i punti, è veramente brutto. Infatti il trucchetto sta quando cambiate colore, soprattutto con il nero, diciamo evitare di piantare l'uncinetto in ogni punto. Che cosa ho fatto? Ve lo avvicino. 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa per attaccare, per cominciare poi la lavorazione a maglia alta. Non lo so, io ho gli occhi un po' esigenti, quindi questi piccoli particolari li noto. Avevo fatto la stessa cosa anche qui sul cappello, come potete vedere, perché si vedono altrimenti tutti i punti del passaggio di colore. Il nero poi è abbastanza antipatico da questo punto di vista. Allora, adesso ve lo mostro indossato. Faccio sempre io da modella, perché qui non ho modelle a disposizione, e poi vi condivido il video. Buon lavoro!